Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi prepariamo 3 involtini ispirati alla tradizione di Bologna, quelli fatti con ingredienti semplici ma straordinari: manzo e prosciutto crudo, arista con mortadella e scamorza, pollo con pancetta e provolone. Sapori che profumano di domenica, di cucina lenta, di ricette tramandate dalla nonna, dove burro e salvie e parmigiano fanno la magia. Si possono mangiare anche in settimana, prepararli prima, congelarli e poi tirarli fuori all'occorrenza. Allacciamo i grembiuli e cominciamo! Adesso prepariamo il primo involtino e questo ha un ripieno. Allora, poi trovate tutti gli ingredienti in descrizione. Qui abbiamo del parmigiano reggiano grattugiato, aggiungiamo un bel po' di prezzemolo che dà un gran zest di profumi e sapori, anche questo molto utilizzato a Bologna. Pane grattugiato. Poi mettiamo anche solo un pizzico di sale perché all'interno abbiamo anche il prosciutto crudo all'interno dell'involtino di questa ricetta. E mettiamo olio, non troppo. Ecco, adesso il dosaggio io l'ho messo a occhio, dopo vi dico esattamente quanto l'ho messo. Mescoliamo tutti insieme e a seconda di come lo sentite la grana, vedete se è il caso di aggiungere un po' di olio se troppo asciutto o un pochino di pan grattato se è troppo umido. Allora io questo lo considero un po' troppo asciutto, vedete, perché anche se lo comprimo non rimane compresso, non vogliamo che sia troppo asciutto, quindi io aggiungo un altro goccino d'olio. Ecco qua, direi così ci siamo, Adesso se lo prendo in mano, ecco, va già meglio così, perfetto. Ora dobbiamo aggiungerci per ultimo 2 spicchietti piccoli d'aglio o uno spicchio grande, schiacciato o tritato, come siete più comodi. Giù tutto e mescoliamo. Adesso cominciamo a fare i nostri primi involtini. Prima ricetta di involtini segreti della nonna. Cominciamo subito con un segreto extra. Per evitare che si indurisca troppo nel sugo quando lo faremo l'involtino, mettiamo un po' di pane grattugiato nel piatto prima di adagiare sopra la carne finissima di vitellone, quindi questa è con la carne rossa. Adagiandolo sopra aiuterà poi a sigillare, a ritirare i succhi del sugo e evitare che si secchi troppo, per la carne rossa comunque si asciuga facilmente, soprattutto così magra. Mettiamo del prosciutto crudo all'interno dell'involtino e un cucchiaino del nostro composto, cercando di, ecco, spargerlo un pochino, non tutto al centro, così. E adesso lo prendiamo dal lato corto e arrotoliamo. Lo mettiamo nello spiedino o se volete, se preferite, con dello spago. Io trovo molto più veloce lo spiedino. Ne metterò un paio per ciascuno spiedino, ok? Quindi adesso lo appoggio qua di fianco un attimo e vado avanti con la seconda fettina di carne. Un velo di pan grattato serve solo per aiutare a mantenere all'interno l'umidità del nostro involtino. Questo è un trucco della nonna che non sapevo. Se no, appena lo mettete nel sugo, quando è ancora congelato, non avete niente che sigilla la carne, mentre così vi resta dentro tutti i succhi e l'involtino risulterà molto più tenero. Ecco, infiliamo così, li tengo un po' distanziati e li metto nel vassoio da appoggiare in freezer, così. Andiamo avanti con tutti gli altri e vi faccio vedere alla fine. Ecco qua, guardate che bellini, finiti. Adesso li faccio vedere a tutti. Li metto così in un vassoio. Adesso li lascio un attimo scoperti, 30 minuti, il tempo per evitare che si attacchino tra di loro, e poi dopo li passiamo in un sacchetto da freezer e quando saranno da cuocere saranno velocissimi, li mettete direttamente nel suo sugo. Poi lo facciamo insieme, comunque vi faccio vedere. Intanto li mettiamo in freezer. Ecco qua. Tra 30 minuti li mettiamo in un sacchetto. Adesso facciamo la nostra seconda ricetta di involtini da mettere in freezer e stavolta le facciamo con la fettina di arista. Se volete la potete anche un po' schiacciare per farla ancora più sottile di così, ok? A me piace un po' comunque rustica, quindi un po' grossettina. Se la volete ancora più sottile la potete semplicemente schiacciare. Comunque la allargate un pochino con le mani. Poi mettiamo una fetta di mortadella, che è una tovaglia. Questa fetta di mortadella è gigante, ha
sono due, ecco perché, va bene. E poi ci mettiamo della scamorza affumicata, mezza fetta di scamorza affumicata. Adesso il trucco è cercare di sigillare un pochino anche il laterale, vedete? Quindi io chiudo un pochino le punte laterali, così evitiamo che la scamorza esca fuori in cottura, in fase di cottura. E poi arrotoliamo bene, tenendo ben premuto, quindi chiudendo bene e sigillando bene, così. E poi lo infilziamo nello spiedone. Anche qua ne metterò due insieme, potete anche farli singolarmente con gli spiedini piccoli. Io mi trovo più comoda, ecco, utilizzare gli spiedi più grandi, e tra l'altro li vedono meglio commensali. Quelli piccoli ho sempre paura che poi con i sughi che si creano intorno vadano finiti mangiati e facciano male. Allora, adesso mettiamo come prima, ne faccio un paio, vi faccio vedere la mortadella. Ho allargato la carne un pochino, ho messo dentro la mortadella, adesso sigillo un po' il bordo, sempre tirandolo verso l'esterno e schiacciando su se stesso. Per questo io preferisco non pestare la carne col batticarne, perché sennò poi rischi che si rompano le fibre, invece così resta ancora bella soda, ecco. E poi giro su se stesso, così evito che la scamorza in cottura mi esca per tutto il tegame e non la mangiamo più, invece così resta sigillata dentro. Questo è un trucco della nonna Irma, così ricordiamo le nostre nonne anche. Ecco qua, di nuovo ampliamo la carne, poi mettiamo mortadella, sigillo il laterale un pochino. Anche se non avete la scamorza a fette ma avete la scamorza a cubettini, va bene uguale, anzi è anche più facile sigillarla dentro. La mettete nel centro e via. Bene, ci vediamo alla fine. Anche questi ragazzi li congeliamo per la prossima volta che li faremo, e vi farò vedere un sugo molto bolognese. Eccoli qua, questo è l'ultimo, vi volevo far vedere la differenza. Questo è fatto bene con la chiusura laterale a tasca, vedete come è fatto chiuso. Questo invece l'ho lasciato apposta aperto, cioè come si arrotolano normalmente gli involtini. Sembra più grande, questo è vero, però poi da qua uscirà tutto il formaggio, mentre invece qua resterà bello sigillato. Adesso l'altro trucco è metterli in freezer, così distanziati uno dall'altro, in modo che i bordini si sigillino un pochino. 30 minuti basta in freezer, e poi li mettiamo nei sacchetti da conservarli o nei contenitori, quello che preferite. Via in freezer anche questi. Poi andiamo con l'ultimo involtino. Ora facciamo gli ultimi involtini, e sono questi con delle fettine sottilissime di pollo, così. Queste le ho già belle appiattite, a cui aggiungeremo dentro una fetta di pancetta stesa e una fetta di provola in questo caso. Allora, scegliamo un po' così, sempre con lo stesso trucco laterale, così. Ma qui utilizzeremo anche un altro trucco, nel senso che poi questi li mangiamo direttamente oggi, quindi adesso li facciamo e poi ve li faccio anche vedere subito finiti. Ne mettiamo sempre 2 per stecchino, anche qua, uno, vi faccio vedere tutti e 2, e poi ci vediamo alla fine per la cottura. Ecco qua. Non metto sale, dentro c'è la provola, e poi metteremo in esterno comunque condimento, quindi saranno saporiti. E oltre alla provola c'è anche la pancetta stesa dentro. Usiamo sempre il trucco delle tasche per far stare il formaggio all'interno, ma qui poi aggiungeremo un altro trucco extra. Ecco qua, e questi sono quelli di pollo, ne è venuto anche qualcuno in più. Adesso li faccio vedere tutti insieme e poi procediamo alla cottura di questi. Ecco qua le nostre 3 ricette di involtini bolognesi. Questi sono quelli col pollo, la fettina di pollo, con la pancetta stesa e la provola dolce. Questi sono quelli che hanno l'arista con la mortadella e all'interno della scamorza affumicata. In ultimo abbiamo quelli di manzo col pan grattato intorno, all'interno prosciutto crudo e anche il composto di prezzemolo, pan grattato e parmigiano reggiano e aglio. Adesso andiamo con la cottura di quelli di pollo, gli altri 2 li rimettiamo in freezer. Accendiamo una padella antiaderente, mettiamo dentro un po' di olio sul fondo. Intanto che si preriscalda l'olio, sugli involtini setaccio un po' di farina, non tantissima, giusto per questo l'aiuterà a sigillarli in cottura. E adesso li giriamo, li passiamo sul vassoio, tanto dopo questo vassoio non sarà riutilizzabile per altre cose, perché ci abbiamo lavorato il pollo. Adesso si sente già che comincia a scoppiettare.
Adesso aspettiamo che si rosolino dalla prima parte, poi li voltiamo. Sì, si sono già tutti staccati dalla base, sono attaccati, quindi adesso possiamo anche voltarli dall'altro lato, così. Sempre un quarto più caldo. Poi se vedete come qua con della padella calda di più da una parte che dall'altra, la voltate e così mettiamo le cotture sempre più o meno allo stesso livello di tutti gli involtini. Ma tanto poi tra un po' li copriamo. Devo farvi vedere anche un'altra cosa, appena ho finito di litigare con questi involtini. L'ultimo, eccolo qua. Allora, mi è rimasto un pochino di pancettina stesa. Adesso la metti sul fondo del tegame perché così non la buttiamo via. Visto che l'ho lavorata insieme al pollo, non mi fido a mangiarla così, quando si lavora il pollo bisogna sempre stare molto attenti. La facciamo sciogliere, darà più sapore comunque. Adesso che li abbiamo girati li saliamo. Io non salo molto perché il sale non fa tanto bene alla pressione, salo solo da un lato, tanto poi si mescolerà tutto coprendoli. Adesso sfumiamo con un po' di vino, almeno un bicchiere, ecco. Adesso facciamo evaporare bene l'alcol del vino e poi copriamo tutto per un po', in modo che si cuociano bene anche dentro, ma restino comunque morbidi. Adesso che l'odore del vino è evaporato, c'è ancora parecchio liquido. Se avete poco liquido, aggiungete piuttosto un pochino d'acqua. Lo copriamo e lo lasciamo andare a fiamma media per 15 minuti e poi sono pronti. Controlliamo adesso a circa metà cottura. Guardate mo', che bel sughino che sta venendo col vino e la farina, senza aggiungere panna, senza aggiungere niente di troppo pesante, esagerato. Le giriamo l'ultima volta, così li abbiamo cotti da tutte le parti e li facciamo anche ruotare all'interno della pentola, in modo che ci abbiano una cottura uniforme. La pancettina qua si sta disfacendo, ecco, vedi che questi hanno bisogno di essere cotti un po' di più. Spostiamo questi e mettiamo di qua dove c'è più fiamma, ecco. Chiudiamo. Se vi piace più salato potete aggiungere sale anche da questo lato, a me basta da un lato solo. Direi che ci siamo, sta già ritirando il sugo, perfetto. Cominciamo a metterli nel piatto da portata. Mi sembrano tutti fatti bene, sono tutti staccati dal fondo. Adesso cominciamo già a metterli nel piatto. In 15 minuti sono cotti, Adesso facciamo ritirare intanto il sughino per bene, anche un po'. Ecco, mi ero anche puntata la sveglia per sicurezza, e direi che è giusta. Adesso mettiamo anche il sughino sopra, così li mantiene anche belli caldi man mano che li mangiamo. E voilà, e i primi involtini sono fatti. Ecco i nostri involtini di pollo, bellissimi. Buon appetito a tutti, come sempre. Ecco qua il nostro assaggiatore di fiducia. Buonissimo! Buonissimo. Com'è? Morbido, duro? Morbido. Morbido? Dai un altro morso, vediamo. Brucia? No, si riesce a mangiare. Okay. Guarda che c'è la gattina là che si riposa. Vabbè. Buono. Buono? Ok, grazie. Adesso ci facciamo il sughetto per gli involtini di vitellone. Mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva sul fondo della padella. Copriamo bene il fondo. E poi mettiamo l'aglio, lo potete mettere intero e poi toglierlo, tanto andrà a insaporire il nostro sugo. Ho messo 2 spicchi, a me piace parecchio, Se lo volete anche tagliare perché si sciolga in mezzo, va bene uguale. Se ne volete uno solo perché vi piace poco l'aglio, mettetene uno solo, giusto per dare un po' di profumo extra al pomodoro. E poi mettiamo la salsa di pomodoro, raccondeva qua, diamo giù bene. Vedere, ecco, a quel pomodoro che è rimasto nella bottiglia e lo aggiungiamo, tanto poi verrà tutta ritirata e regoliamo anche con un po' di sale che aiuta a ritirare l'acqua. Adesso aspettiamo che sobbolla. Se volete mettere degli odori potete anche mettere timo, maggiorana, sta benissimo il dragoncello anche. Lo faccio semplice, proprio come lo faceva la nonna, ok? Io lo faccio basico. Adesso che sobbolle abbassiamo un po' la fiamma e lo facciamo andare una quindicina di minuti per far ritirare un po' il pomodoro da coperto, piano senza fretta. Se avete tempo, le cose con calma sono quelle che vengono meglio in cucina. Adesso controlliamo un attimo il pomodoro. Ok, adesso che sobbolle bene direi che è venuto il momento. Vedete che si è anche un po' ritirato. Togliamo 2 spicchi d'aglio
mettiamo da parte per chi li vuole mangiare, ecco. E mettiamo dentro gli spiedini di manzo. Gli spiedini di manzo li mettiamo dentro ancora congelati, così come sono, perché non c'è bisogno che li facciamo scongelare prima, la carne resterà più tenera così. Adesso l'altro trucco bolognese che io utilizzo spessissimo è la mia salamoia bolognese. Salo da una parte, per questo anche non metto tanti odori, non sono necessari, perché nella salamoia abbiamo di nuovo l'aglio e il rosmarino. Poi ricordate che all'interno comunque sono ripieni con prezzemolo, parmigiano e pane grattugiato, oltre che l'olio, quindi sono già belli saporiti. Ora copriamo 5 minuti, li giriamo dall'altro lato. E ora li voltiamo, ho puntato i 5 minuti per sicurezza, onde non distrarmi in casa, così. Si sente già che sono anche più morbidi, quindi, ed essendo manzo, questo non è che deve cuocere a lungo, se lo volete lasciare bello morbido, manzo, poi vitellone, pure più tenero del manzo. Comunque è carne rossa, non necessita di lunghe cotture. Adesso altri 5 minuti da questo lato e siamo pronti. Ecco qua, che vapore, gli involtini, adesso ci appoggiamo e impiattiamo. Ancora belli morbidi. Il sugo si è ben ritirato. Vedete come è rimasto tutto dentro bene? Sigillando con il pane grattugiato. Ecco l'ultimo. Adesso mettiamo il sugo, bello denso, tutto. Ecco qua, belli, Adesso facciamo la prova, se sono anche buoni li facciamo assaggiare al nostro tester di fiducia. Ecco l'assaggiatore. Attento che non brucia, amore. Una delizia. Ma assaggialo prima. Mi sembra una DV, mio figlio. Com'è? È morbido. Ah, bene. È buonissimo. È buonissimo. Buonissimo. Grazie. Come mangiare altro. Vai, mangia pure ancora. Sì. Buon appetito. Buon appetito. Ciao. Adesso facciamo i terzi involtini, quelli di arista che abbiamo messo qua, così. E allora, prima di tutto ho messo del brodo il brodo di dado, col dado fatto in casa, a scaldare, così ce l'abbiamo bello caldo. Poi accendiamo la padella e gli mettiamo già dentro a rosolare, è antiaderente la padella, gli mettiamo già dentro a rosolare un pezzettino di burro. Bene, adesso che il burro si sta già cominciando un po' a sciogliere, sporchiamo bene tutto il fondo della padella e mettiamo della salvia. Adesso questa è dell'orto, è piccola però super profumata, quindi va benissimo. Appena il burro è sciolto del tutto, andiamo subito a fiamma media, il brodo è già caldo quindi possiamo anche spegnerlo, sta bollendo, e cominciamo a mettere gli spiedini dentro. Questi non sono congelati, sono a temperatura ambiente, o comunque li ho fatti scongelare in frigo onde evitare troppo spostamenti. Li ho già tolti dal freezer ieri sera e li ho messi in frigo, così oggi si possono tranquillamente cuocere direttamente. Stanno tutti, c'è spazio a tutti noi. Certo, anche prendere una padella leggermente più grande non avrei fatto fatica. Adesso li facciamo rosolare da questo lato, poi giriamo. Facciamo un passaggio velocissimo, li giriamo un attimo, è sufficiente farli rosolare. Ora li saliamo, io li salo solo da questo lato. E poi mettiamo subito, vedete che sta già soffriggendo, mettiamo subito il brodo che abbiamo preparato caldo per sfumare. Ora fiamma sempre media e copriamo la padella. Lasciatela andare per 15 minuti. E quando siamo circa a metà cottura, 7 minuti, controlliamo il sugo. Se vedete che non è abbastanza liquido, gli aggiungete un altro po' di brodo e diamo proprio l'ultima girata alla ciccia. Il sugo va bene così, è ancora liquidino. Che profumino. Tanto mi sono accorta di non avere pane fresco e quindi ho messo delle fettine di pane mie a scaldare qua. Fettine di pane che io mi preparo, pane all'avena, me lo preparo in freezer già tagliato a fette, così quando ho bisogno di pane buono è già pronto e ci va pochi minuti a scaldarlo. Aspettiamo gli altri 6-7 minuti e siamo pronti.
Ecco che sono passati i minuti, così siamo sicuri che è cotto anche in centro l'involtino, nel mezzo. Adesso cominciamo a fare il piatto, la portata. Ecco, adesso tiriamo via anche il sughino e lo mettiamo sulla ciccia. Non ha farina questo qui, quindi è proprio un po' di sughino per mantenere la ciccia calda. Questo lo mettiamo in una salsiera e voilà, faccio vedere gli involtini da vicino. Eccoli qui, e questi sono i nostri involtini di Arista, la terza ricetta, utilizzando sempre prodotti bolognesi. Buon appetito! Andiamo con l'assaggiatore, che ormai è l'assaggiatore ufficiale degli involtini. Guarda la gatta che è partita, dove va? Scusami. No, niente. Fammi sapere se ti piace il sapore. Anche. Non brucia, vero Tatto? Non brucio, ma è la perfezione. È la perfezione. Come si fa con un sostenitore così? Sai cosa c'è dentro di formaggio? Senti che è un po' affumicato, poco poco? Sì. È la scamorza affumicata. Buono. Buona? Ok, perfetto. Ok. Dimmi. Non è troppo morbida, non è troppo dura. Ok, Buona. buona. È meglio mangiarla tiepida. Ah, scusa, ti faccio mangiare allora. Ciao ciao, Ciao. buon appetito. Buon appetito.